Ho scritto un PDF, l'ho inviato su Amazon KDP, trasformato in un libro e ho guadagnato... In questo video ti spiegherò quanto ho fatturato, ti spiegherò il processo step by step in modo tale che tu possa replicarlo a tua volta e pubblicare anche tu il tuo libro. Ma prima lascia che mi presenti, se non mi dovessi conoscere, ciao, io mi chiamo Riccardo e mi occupo di marketing online dal 2018. Tutto è partito da quando ho deciso di voler monetizzare la mia pagina Instagram. Avrei voluto creare qualcosa di utile, ma allo stesso tempo alla portata di tutti. Ma anche qualcosa che fosse slegato dal mio tempo e che mi permettesse di rendere la mia pagina sostenibile appunto nel tempo. A marzo 2025 avevo circa 25.000 followers, non erano tantissimi ma sicuramente era una buona base di partenza. Ad essere sincero avevo tantissime idee, ma quella che mi colpì maggiormente appunto era quella di scrivere un libro e in un singolo manoscritto avrei potuto imprimere tutto quello che sapevo riguardante ad Instagram fino ad adesso, tutto quello che ho imparato. Tutto bellissimo, ma la vera domanda è come si crea un libro? Cioè, non potevo crearli io, stamparli, spedirli, è improponibile. Quindi iniziai ad informarmi e trovai appunto Amazon KDP o KDP, in inglese dovrebbe essere KDP, correggetemi se sbaglio. Per chi non lo sapesse, esiste una sezione di Amazon, appunto KDP, che ti permette di pubblicare i tuoi libri in self-publishing senza spendere un singolo euro. Ora, questo non vuole essere assolutamente un video tutorial, anche perché ce ne sono centinaia su YouTube e questo non vuole essere l'ennesimo. Semplicemente vi spiegherò cosa ha funzionato per me e vi darò qualche spunto operativo in modo tale che voi possiate prendere ispirazione e se volete fare quello che ho fatto io a vostra volta. Beh, viene appunto Rick, come l'hai creato sto libro? Sicuramente non nel modo migliore, me ne rendo conto. Iniziai a scrivere tutto quanto il manoscritto sulle note del Mac per poter trascrivere tutto in un nuovo progetto di Canva. Volendo potete scrivere anche la bozza su un fazzoletto, non è quello l'importante. Ciò che lo è invece è proprio la piattaforma dove andate ad esportarlo per poi caricarlo su Amazon. Se siete a livello 0 come lo ero io, Canva alla fine va benissimo. È user friendly, è dato anche una scimmia per cui non avrete sicuramente problemi. Successivamente ho caricato il manoscritto PDF su Amazon e creato la copertina su Canva stesso, dato che c'ero. Il processo di per sé è semplice come vedete. La cosa importante è l'idea che volete condividere. È quello che fa la differenza sostanziale tra fare tante vendite o farne zero. In ottica critica mi rendo conto di aver fatto alcuni errori che sicuramente hanno inciso sulle vendite, tra cui aver creato un libro su un argomento super inflazionato. Oh no! Oh no! Quindi se il vostro obiettivo è vendere per guadagnare, beh, non fate come me assolutamente. Devi creare basandoti su un argomento che conosci, ma nella quale non c'è molta offerta. Lascia che ti faccia un esempio. Se tutti fanno un libro sulla pesca, tu potresti creare una guida, confezionare una guida che spiega esattamente come andare magari a pescare in acque di lago o in acque di fiume, ad esempio, in modo tale che sei più specifico e quindi hai meno competizione. Ricordati che Amazon funziona esattamente come Google, funziona come un motore di ricerca. Se sei più specifico e una persona vuole sapere esattamente come pescare al lago, come pescare al fiume, non comprerà il libro sulla pesca generica, ma comprerà il tuo. Una domanda che ti sarai ponendo a questo punto è: ok, il manoscritto ce l'ho pronto, l'ho caricato su Amazon, ma adesso come vendo? Qui hai due strade, una gratuita e una a pagamento. A pagamento potresti optare per le Amazon Ads, le pubblicità direttamente su Amazon. Il problema, la criticità qui è una, che se acquisire un cliente ti costa 5 euro e la vendita di un singolo libro ti porta 6 euro, a quel punto potrebbe non valerne la pena, quindi dipende dal margine che hai. Considera, per darti un'idea, che il mio libro è in vendita a 14,39 euro come prezzo finito al cliente, di cui in royalties vengo pagato 5,90 euro, per cui per me le ads non hanno senso. Ho optato quindi per la seconda strada, che riflette poi la mia idea iniziale, ovvero ho iniziato a sfruttare il mio pubblico social per vendere. Per farti un calcolo rapido, ma soprattutto realistico, se tutti i tuoi followers sono in target con quello che vuoi vendere, circa l'1% di tutti quelli che visualizzeranno le tue storie acquisteranno. Hai capito bene? L'1% di tutti quelli che visualizzano le tue storie, non del numero totale dei tuoi followers. Sai perché questo? Perché ad oggi i contenuti, che siano post, reels o caroselli, servono quasi ed esclusivamente a raggiungere un nuovo pubblico. Facci caso nelle tue analitiche e noterai che la maggior parte delle persone che visualizzano sono non followers. I seguaci veri sono quelli che visualizzano le tue storie, che interagiscono con quello che pubblichi. Purtroppo molte persone fanno ancora i conti con il numero totale di followers, ma
non siamo più nel 2020 e gli algoritmi sono cambiati. Quante volte abbiamo visto personaggi con 100.000 followers fare alla fine gli stessi numeri di persone che erano 10.000? Ad oggi i social sono molto più basati sui contenuti. Anch'io, che ho più di 30.000 followers, molto spesso mi trovo magari a fare contenuti che floppano facendo 2-3.000 visualizzazioni, e questo è normalissimo al giorno d'oggi. È pressoché impossibile creare post che ogni singola volta vanno virali. E a questo punto potresti chiederti, beh ok, dato lo sforzo, potrebbe davvero valerne la pena? Here comes the money. Here we go. Money talk. La risposta è dipende. Se sei una persona già mediamente famosa o comunque hai una pagina molto seguita, potrebbe. Però sappi che ci sono altri metodi che ti consentono di guadagnare di più con meno sforzo. Se invece vuoi condividere qualcosa che rimanga nel tempo, beh, fallo. Vedere i propri pensieri impressi su carta è un qualcosa che, giuro, auguro a tutti di provare almeno una volta nella vita. Benissimo, adesso che hai deciso vuoi scalare comunque questa montagna per arrivare alla vetta, beh, parliamo del prezzo. Qual è il giusto prezzo da mettere per il proprio manoscritto? Beh, la domanda è molto personale, è molto complesso trovare un compromesso tra il valore che apportiamo al nostro libro e al peso del prezzo che fa la concorrenza ai propri manoscritti. Ciò che ti posso consigliare è di fare il tuo prezzo indipendentemente dalla concorrenza. Guarda il tuo manoscritto e dagli un valore. Dopodiché confrontati con gli altri. Se la differenza è molta, forse è il caso di ridimensionarti. Ad ogni modo vedrai nel tempo se è il caso di alzare o abbassare il prezzo in base al numero di vendite che farai. Perfetto, ho finalmente pubblicato il mio libro. E adesso? Ciò che posso consigliarti è di chiedere a qualche amico di acquistarlo per farti arrivare qualche recensione positiva, perché diciamocelo, fa sempre bene e aiuta, soprattutto all'inizio, tantissimo. Dopodiché, oltre chiaramente alle promo sulle storie, potresti pensare di aprire dei DM con i tuoi followers più attivi e creare delle conversazioni naturali, al fine di vendergli il libro. Chiaramente non mandargli un messaggio con scritto «Ehi, vuoi comprare il mio libro?» Perché quello che riceverai al massimo è un visualizzato e basta. Una strategia che ho visto che funziona tantissimo è quella di prendere una parte del libro, estrapolarla e metterla in un free buy, ovvero un PDF gratuito che invii a chi è interessato. Se poi queste persone vorranno, potranno acquistare la versione più estesa, chiaramente contenente più informazioni. Ma adesso finalmente arriviamo alla parte interessante di questo video, ovvero ciò che volete sapere tutti dall'inizio. Ma tu, Rick, quanto hai guadagnato? Beh, non molto, alla fine ho venduto 26 libri per 5,90 € di royalties a libro, per un totale di, rullo di tamburi, 153,40 €, signori! Alla fine sono sincero, anche se vendo un libro al mese mi pago una colazione al bar e sono più che contento. L'idea di aver impresso i miei pensieri sulla carta e di aver aiutato ben 26 persone a raggiungere i propri obiettivi, beh, è la cosa che mi appaga di più. Senz'altro avrei potuto guadagnare di più se mi fossi concentrato forse di più sulla promozione. Alla fine potrei farla anche adesso, una volta che pubblichi il libro ed è online, bene o male puoi farlo quando vuoi, però ho trovato dei metodi che mi portano via meno tempo e mi fanno guadagnare di più, di conseguenza mi concentro più su questi. Ve ne parlerò qui su questo canale. Anche questo video è finito, non dimenticare di iscriverti e commenta con qualsiasi domanda ti venga in mente, ti risponderò quanto prima nei prossimi video. Un saluto!